Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo solamente l'oroscopo esoterico della settimana che va dal 21 al 27 aprile. Ho voluto fare questa distinzione per evitare confusione fra l'oroscopo astrologico e l'oroscopo esoterico, anche se effettivamente nella vita di ognuno potrebbe intrecciarsi, senza potrebbe, anzi si intreccia. Quindi benvenuti in questa settimana di rivelazioni cosmiche profonde delle energie esoteriche, ma resta con me fino alla fine per sapere la manifestazione esoterica del tuo segno. Cominciamo brevemente con la descrizione dei pianeti che quindi sono associati ai transiti celesti. Abbiamo il Sole nel segno del Toro, quindi la manifestazione del cuore del Sole centrale ci invita ad ancorarci al presente e a riscoprire la nostra connessione con la Terra e i suoi cicli. La potente energia, diciamo, di Urano in Toro, che è associato al settimo raggio dell'ordine divino, magia cerimoniale, alchimia spirituale, spinge verso una rivoluzione delle nostre strutture interiori e ci sfida ad abbracciare proprio il cambiamento. Mentre Giove in Gemelli, che emana il secondo raggio proprio come raggio di espansione, porta un'espansione nel campo delle idee e delle comunicazioni, mentre Saturno e Venere, che sono nel segno dei pesci astrologicamente, Saturno è associato al terzo raggio rosa dell'amore incondizionato e Venere è associato al quinto raggio verde della guarigione, della concretezza, della scienza. Ci incoraggiano a trovare equilibrio tra la responsabilità e l'amore, tra la disciplina e la bellezza nella nostra relazione della vita, ma anche con le relazioni dinamiche personali e interpersonali. Mentre troviamo Mercurio e Nettuno in Ariete e rispettivamente il quarto raggio bianco dell'intelligenza creativa di Mercurio e Nettuno è il raggio associato all'idealismo, la fede, ma anche la guarigione attraverso la fede. Esotericamente parlando, come energie stimolano la mente e l'intuizione, favorendo l'illuminazione, ma anche la comprensione più profonda di noi stessi. Marte troviamo nel segno del Leone. Marte non è un pianeta sacro, ma manifesta la sua energia spingendo proprio verso l'azione e ci spinge a perseguire i nostri obiettivi con determinazione, mentre ci sono delle fasi lunari anche. La luna in acquario ci invita a riflettere sulla nostra missione spirituale, in quanto la luna è proprio la missione dell'anima, esotericamente parlando, ma anche a livello collettivo. Avremo anche un novilunio nel segno del Toro che si formerà il 27 aprile verso le 8:30 di sera. Segnerà proprio un momento cruciale per la rinascita e la manifestazione dei nostri desideri più profondi. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Ariete, come sarà la tua settimana esoterica che va dal 21 al 27. Le parole chiavi sono manifestazione della volontà, ma anche crescita spirituale. Abbiamo come governatore planetario, abbiamo Marte, che ripeto non è un pianeta sacro, ma il pianeta dell'azione, mentre il governatore esoterico è Mercurio, associato al quarto raggio, quindi al quarto raggio bianco, dove apporta un'intelligenza creativa, mentre i raggi di manifestazione sono rispettivamente il primo e il settimo. Il primo raggio è associato alla volontà, il settimo raggio è associato alla trasformazione. Ma ora vediamo nel dettaglio che cosa significano proprio questi particolari come governatori planetari esoterici e raggi di espansione. Marte rappresenta l'azione,
Marte è il pianeta che comunque incarna la forza di volontà, l'impulsività e la determinazione. Questo è un periodo in cui l'energia di Marte ti invita a prendere delle iniziative coraggiose, agendo con decisione, e non devi temere, amico dell'Ariete, di affrontare nuove sfide. La sua energia ti spinge a metterti proprio in movimento e a realizzare i tuoi sogni con l'azione e la forza di carattere. Tutto questo è ampliato dal raggio di manifestazione del primo raggio, che è associato al raggio azzurro, ma esotericamente parlando è associato a Vulcano. Quindi rafforza la determinazione, il coraggio nel perseguire i tuoi obiettivi. Come governatore esoterico abbiamo Mercurio, il quarto raggio bianco, quindi che dà un'intelligenza creativa ed è il tuo governatore esoterico. È proprio il raggio dell'intelletto, ma è anche il raggio della comunicazione. Mercurio ti aiuta a esprimere chiaramente le tue idee e a comunicare in maniera efficace. L'energia di Mercurio ti stimola anche ad usare la mente creativa per comprendere profondamente le situazioni e fare delle scelte consapevoli. È il momento giusto per risolvere delle situazioni complesse con lucidità e trasparenza e favorendo l'apertura al dialogo. Mentre l'espansione degli altri pianeti, diciamo, dei transiti celesti, vediamo ora esotericamente per te che influsso apportano. Ed infine il messaggio esoterico. Passiamo con Giove in Gemelli. Giove espande il secondo raggio, è il raggio della saggezza e dell'armonia. Giove porta anche abbondanza e crescita attraverso l'intelletto e la comunicazione. Questo transito ti offre l'opportunità di espandere le tue conoscenze, di entrare in contatto con nuove informazioni e di ampliare i tuoi orizzonti mentali e spirituali. Le opportunità di crescita arrivano attraverso la condivisione e l'apprendimento reciproco, mentre Urano, che è nel segno del Toro, è in analogia con il raggio di espansione del settimo raggio, quindi l'ordine cerimoniale. Quindi questo, ripeto, non è proprio come un transito celeste, ma il transito celeste è associato ai raggi di espansione in astrologia esoterica, quindi è il raggio della liberazione e della trasformazione. Urano ti incoraggia a rompere con le vecchie abitudini e a cercare anche l'innovazione. Questo è un periodo in cui potresti sperimentare dei cambiamenti imprevisti e inaspettati che ti spingono ad abbracciare nuove visioni del mondo, ma ti offre anche la libertà di esplorare nuovi modi di pensare e di agire fuori dai confini tradizionali. Mentre il Sole, che si trova nel segno del Toro, è associato al cuore centrale del Sole, è il nucleo proprio del nostro essere e della nostra volontà, ma divina. Il Sole in questa posizione ti invita a radicarti, diciamo, nella tua essenza più profonda e a cercare una connessione più forte con il tuo scopo spirituale. La tua volontà diventa chiara e manifesta e il Sole ti fornisce, diciamo, la forza di portare avanti la tua missione con determinazione. Mentre abbiamo Mercurio e Nettuno nel segno dell'Ariete, rispettivamente associato al quarto raggio e al sesto raggio dell'idealismo della fede, diciamo che uno, Mercurio ha un'intelligenza creativa, quindi favorisce il pensiero chiaro, la comunicazione proprio diciamo mentale, anche a livello telepatico, ovviamente. Questo raggio ti aiuta a prendere delle decisioni basate proprio su una comprensione profonda e razionale, facilitando anche la comunicazione con gli altri. Mentre Nettuno, che anche lui è nel segno dell'Ariete, è associato al sesto raggio dell'idealismo, della fede, ma anche della guarigione attraverso la fede. E ti invita a entrare in contatto con il tuo lato intuitivo, la tua percezione spirituale
apportando, come dire, un po' di amore nel rapporto di tuo operatore a servizio dell'anima. E ora passiamo al messaggio esoterico. Questa settimana l'energia è molto potente e stimolante per te, amico dell'Ariete, e ti spinge a prendere delle azioni audaci e manifestare i tuoi desideri con determinazione. Con Marte come governatore planetario sei chiamato a portare avanti i tuoi progetti con coraggio e forza. Tuttavia è importante equilibrare la tua forza di volontà con la saggezza e l'intelligenza creativa di Mercurio e la spiritualità, diciamo, di Nettuno attraverso la fede e la devozione. Usa quindi la mente per prendere delle decisioni consapevoli, ma lasciati anche guidare dall'intuizione e dall'amore universale. Giove in Gemelli ti offre una potente espansione mentale, mentre Urano in Toro ti incoraggia a liberarti dalle vecchie strutture che sono limitanti e ad esplorare nuove possibilità. La forza del Sole in Toro ti aiuterà a mantenere il tuo scopo chiaro e fermo, mentre il quarto raggio di Mercurio ti guiderà attraverso il pensiero lucido e razionale. Preparati a manifestare ciò che desideri con chiarezza e determinazione, fidandoti della tua volontà e della tua intelligenza spirituale. Chiaramente questo è a un livello più elevato di evoluzione dell'anima, ovviamente. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro, a livello esoterico, come andrà la settimana dal 21 al 27. Sono la stabilità, la manifestazione e la connessione con il divino. Abbiamo il governatore planetario Venere che è associato al quinto raggio, che ora vedremo nel dettaglio, il governatore esoterico Vulcano associato al primo raggio, mentre abbiamo i raggi di manifestazione del quarto raggio, quindi di Mercurio come raggio di manifestazione, e vedremo tutto nel dettaglio. Venere, il tuo governatore planetario del tuo segno, amico del Toro, rappresenta il quinto raggio, che è il raggio dell'amore, della bellezza e anche dell'armonia. Venere ti spinge a cercare l'armonia nelle tue relazioni e nelle tue esperienze, portando bellezza, serenità nel tuo cammino. Ma Venere è anche associata anche alla guarigione, al quinto raggio dei medici del cielo, quindi attraverso la scienza, la conoscenza, la verità e la consacrazione tu puoi arrivare anche alla guarigione. Mentre vediamo Vulcano, che è il tuo governatore esoterico, che è associato anche al primo raggio della fiamma azzurra dell'arcangelo Michele, rappresenta il raggio della volontà e della potenza. Questo raggio ti aiuta a connetterti proprio con il tuo potere interiore, dando forza e determinazione anche alle tue azioni, aiutandoti anche in questo modo a vincere la resistenza al cambiamento. Quindi questo raggio ti invita anche a manifestare i tuoi sogni con coraggio e forza, portando a compimento ciò che hai in mente e con una volontà chiara e ferma. Mentre passiamo ai pianeti, ma in chiave esoterica, ovviamente, non in chiave astrologica. Abbiamo Giove in Gemelli che espande il secondo raggio, che è il raggio della saggezza, dell'armonia, dove ti invita a esplorare proprio delle nuove idee e manifestare, diciamo, anche l'abbondanza, l'intelligenza e l'apprendimento. Quindi potresti sentirti ispirato a comunicare e a condividere, diciamo, i tuoi pensieri più intimi. Mentre Urano in Toro, transito celeste, esotericamente espande il settimo raggio, che è associato al cambiamento, all'ordine divino, alla magia cerimoniale,
e all'alchimia spirituale, quindi stimola la liberazione e del cambiamento improvviso, quindi liberarsi dalle vecchie strutture, convinzioni limitanti e apre diciamo le porte per momenti ideali per nuovi cambiamenti all'orizzonte di espansione spirituale, mentre il sole che è entrato nel tuo segno, a proposito, buon compleanno amico del Toro, vediamo che la chiave dell'essenza del cosmo divino, del grande sole centrale, il cuore, quindi che simboleggia proprio la tua essenza divina interiore e il tuo scopo spirituale. Ti aiuta a radicarti proprio questa espansione nella tua vera natura che è spirituale, portando chiarezza e forza nelle tue azioni. Mentre abbiamo Mercurio e Nettuno astrologicamente parlando nel segno dell'Ariete, ma esotericamente parlando sono associati rispettivamente Mercurio al quarto raggio, all'intelligenza creativa, dell'ascensione, della liberazione, dove esotericamente Mercurio apporta un'intelligenza creativa. Quindi questo raggio è il raggio dell'ascensione, della liberazione, mentre Nettuno, che rappresenta proprio il sesto raggio come esotericamente parlando, è proprio il raggio dell'idealismo, della devozione, della fede, dove si può ottenere proprio la guarigione grazie anche attraverso la fede. È un intervento, diciamo, ai fini del macrocosmo e microcosmo fusi insieme. Qual è il messaggio esoterico per te, amico del Toro? Questa settimana ti invito a radicarti nella tua forza interiore e a manifestare la bellezza e l'armonia che sono parte integrante del tuo essere. Le energie di Venere, la concretezza della guarigione, ma anche della conoscenza, della verità, e Vulcano ti spingono a essere molto assertivo nel raggiungere i tuoi obiettivi, aiutandoti a vincere la resistenza al cambiamento, mentre l'influenza di Giove ti aiuta a ritrovare la saggezza nelle tue azioni, mentre Urano che espande il settimo raggio c'è un'opportunità unica per liberarti dalle vecchie limitazioni o aprire la strada a nuove possibilità di cambiamento e innovazione. Non dimenticare di ascoltare la tua intuizione e di lavorare sulle manifestazioni concrete dei tuoi desideri. Il, il Sole, Mercurio e Nettuno ti offrono la forza e la chiarezza poi per poterlo fare, vincendo la resistenza al cambiamento. E ora passiamo per te, amico del segno dei Gemelli. Le parole chiavi esotericamente parlando sono espansione mentale e armonia interiore. Abbiamo il tuo governatore planetario che è associato al quarto raggio che apporta un'intelligenza creativa e il raggio dell'ascensione, della liberazione ed è proprio anche il raggio Mercurio dell'intelletto e della comunicazione e intelligenza creativa, come dicevo prima. Quindi questo è un periodo in cui la tua mente è particolarmente acuta e ricettiva. Mercurio ti aiuterà a prendere delle decisioni chiare e razionali e comunicare con precisione ed efficacia e a risolvere le situazioni con intelligenza creativa, appunto. La sua energia ti stimola a concentrarti proprio sulle tue capacità cognitive e a cercare soluzioni pratiche ai problemi. Mentre Venere, come tuo governatore, diciamo esoterico, è portatrice del quinto raggio, il raggio della scienza, della sintesi, dell'armonia, dell'arte. Venere ti aiuterà a portare equilibrio e bellezza nelle tue relazioni e nel tuo approccio alla vita. Diciamo, la sua energia ti incoraggia a cercare l'armonia interiore e a coltivare la compassione per te stesso e gli altri
è il momento di allineare il tuo cuore con la mente, creando un equilibrio che ti permetterà di manifestare un amore più puro, diciamo, e genuino, mentre i raggi di espansione sono legati al secondo raggio, quindi l'influsso di Giove come raggio di manifestazione che apporta maggiormente saggezza, illuminazione. Infatti è la sfera giallo-dorata, la seconda sfera, dove le idee prendono proprio forma in questa sfera, ma chiaramente bisogna anche coltivarle, annaffiarle, come si fa con un fiore se si vuole che si sboccia. Quindi Giove ti offre un periodo di grande crescita intellettuale ma anche spirituale. Le opportunità arriveranno attraverso la condivisione e l'apprendimento reciproco. Questo transito proprio celeste di Giove in Gemelli, ma è molto diverso chiaramente anche in astrologia esoterica, ti offre la possibilità di ampliare la tua conoscenza, ma di entrare anche in contatto con le idee che potrebbero cambiare il tuo approccio alla vita. È il momento di esplorare nuovi orizzonti mentali e di arricchire la tua saggezza. Mentre Urano, che si trova nel segno del Toro, astrologicamente parlando, come invece a livello esoterico rappresenta e espande il settimo raggio, l'ordine della magia divina, dell'alchimia spirituale, e il raggio proprio della liberazione e della trasformazione. Urano ti stimola a rompere con le convenzioni e a sperimentare nuove modalità di pensiero e di comportamento, mentre il Sole in Toro, che esotericamente parlando è associato al cuore centrale del Sole, è il nucleo del nostro essere e della nostra volontà divina. Questo amico del Toro ti invita a rafforzare la tua connessione con il tuo scopo spirituale con chiarezza e determinazione. Il Sole ti aiuterà a portare avanti la tua missione con fermezza, guidando i tuoi passi verso una crescita più spirituale ma autentica, mentre il transito celeste di Mercurio e Nettuno in Ariete, Mercurio attraverso il quarto raggio e Nettuno associato esotericamente parlando al sesto raggio della fede dell'idealizzazione, favoriscono Mercurio il pensiero chiaro e la comunicazione mentale. Questo attraverso anche un'intelligenza creativa ti aiuterà a prendere delle decisioni basate su una comprensione più profonda e razionale, mentre Nettuno è associato al sesto raggio, il raggio della devozione spirituale. Ti invita ad ascoltare la tua voce interiore e a coltivare, diciamo, a servire te stesso prima cosa con amore, con comprensione profonda e poi anche con gli altri per un servizio, diciamo, a elevazione spirituale collettivo. E ora passiamo al messaggio esoterico per te, amico dei gemelli. Questa settimana l'energia ti invita a esplorare la potenza della mente e a manifestare l'intelligenza, però a livello spirituale. Con Mercurio, con un governatore planetario, hai a disposizione una mente lucida e razionale che ti aiuterà a prendere delle decisioni sagge ma consapevoli, mentre il raggio di Venere ti guida verso una maggiore armonia interiore, incoraggiandoti a trovare un equilibrio tra il cuore, la mente, l'intelletto e le emozioni, mentre Giove in gemelli con il secondo raggio di espansione ti offre una potente espansione mentale e spirituale, aprendo le porte della conoscenza e della saggezza. Approfitta quindi di questa energia per arricchire la tua visione del mondo ed espandere così la tua consapevolezza, mentre Urano apporta la liberazione attraverso il settimo raggio dell'alchimia spirituale, ti spinge a liberarti da vecchi schemi limitanti,
dando spazio a una nuova visione della vita. Questa è una settimana perfetta proprio per bilanciare il pensiero razionale con il cuore, diciamo, compassionevole, creando un'armonia che ti aiuterà a progredire non solo spiritualmente, ma anche intellettualmente. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro, a livello esoterico della settimana, che va dal 21 al 27 aprile. Vedremo che questa settimana ci sono delle emozioni profonde, ma anche una connessione spirituale molto forte. Il tuo governatore planetario, che è la Luna, che rappresenta la missione dell'anima a livello esoterico, e anche delle emozioni profonde, questa energia fluida e mutevole ti invita a entrare in contatto con il tuo mondo interiore e a riflettere sulle tue emozioni più autentiche. La luna ti guida nell'esplorazione delle tue percezioni più sottile, in modo da comprendere meglio le tue reazioni emozionali, ma anche il tuo legame con il mondo. Diciamo, questa influenza della Luna ti aiuta a sviluppare una connessione più profonda con te stesso, ma anche con gli altri, favorendo l'intuizione, ma anche il legame empatico. Mentre il tuo governatore esoterico Nettuno, che espande il sesto raggio come azione a livello esoterico, diciamo, è il raggio proprio della devozione spirituale, e questa energia ti invita ad abbracciare una visione spirituale e idealistica della vita. E Nettuno ti aiuta a sintonizzarti sulle energie più sottili e a espandere proprio la tua comprensione e compassione, diciamo, con un senso di sacrificio per gli altri. A volte ti ritrovi a fare anche delle cose con sacrificio, ma forse con questo, diciamo, raggio esoterico comprenderai molto meglio anche il perché a una elevazione spirituale maggiore, ovviamente anche più sottili nella tua vita quotidiana. Mentre passiamo ai pianeti di transito celesti, ma parliamo in questo oroscopo a livello esoterico, dove espandono i raggi esoterici. Giove in Gemelli espande il secondo raggio, è il raggio della saggezza e dell'armonia, quindi spinge un po' in questa settimana, ti aiuta a ritrovare la saggezza, anche se non è strettamente legato al cancro. Questa energia amplifica la ricerca di conoscenza e la comprensione spirituale. Può offrirti nuove opportunità di crescita e di esplorazione anche mentale, aprendo la mente a concetti un po' più ampi e universali. Mentre Urano di transito celeste nel segno del Toro, esotericamente parlando, espande il settimo raggio, è il raggio della liberazione e della trasformazione, quindi ha questo influsso anche come espansione, dove ti spinge a liberarti proprio dai vecchi schemi emotivi e a rompere con tutto quello che ti trattiene per il nuovo. Mentre il Sole in Toro, astrologicamente parlando, ma invece a livello esoterico parliamo proprio dell'essenza del cuore centrale del Sole, l'essenza divina proprio del grande Sole centrale, rappresenta proprio la missione spirituale e profonda, quindi amplifica un po' questo raggio di espansione. Sei chiamato proprio a radicarti nella tua verità interiore e a coltivare una connessione più solida con il tuo scopo divino. Questo è il raggio di manifestazione a livello esoterico, mentre Mercurio e Nettuno, rispettivamente in Ariete come transito celeste, esotericamente parlando, Mercurio apporta attraverso il quarto raggio, apporta un'intelligenza creativa, favorendo il pensiero chiaro e la comunicazione, diciamo anche razionale, attraverso l'intelligenza creativa, mentre Nettuno, che espande esotericamente parlando, ovviamente,
che si trova in transito nel segno dell'Ariete, astrologicamente parlando, espande attraverso questo raggio di idealismo, una devozione ai fini più, diciamo, più spirituali e più elevati. Mentre passiamo al messaggio esoterico. Questa settimana, amico del cancro, l'energia come manifestazione ti invita a entrare in contatto con il tuo mondo emotivo e a riflettere sul tuo legame con il divino, con la luna che è il tuo governatore planetario. Sei chiamato a esplorare le emozioni più profonde, comprendendo il ruolo che queste giocano nel plasmare la tua realtà. La luna ti guiderà attraverso una comprensione più profonda delle tue esperienze interiori, insegnandoti proprio a seguire la tua intuizione e il nutrimento che essa porta proprio come stretto legame, come simbolo, diciamo, esoterico dell'anima e di associazione. Mentre il sesto raggio di Nettuno, come tuo governatore esoterico, ti invita ad abbracciare una visione più spirituale e idealista della vita. Nettuno ti sprona a sviluppare, come dire, questa devozione, questo idealismo e a entrare in sintonia con le dimensioni invisibili dell'esistenza, oltretutto a livello più sottile e alto. Questa settimana, diciamo, sarà fondamentale per coltivare, diciamo, maggiormente l'empatia e anche una formula anche all'amore, cercando la bellezza spirituale anche nelle sfide quotidiane. Mentre Giove, nel segno dei gemelli, espande alimentandoti proprio, diciamo, la saggezza e l'intelligenza proprio, come dire, delle idee per realizzare le tue idee, quindi un'espansione mentale. Urano in Toro ti spinge alla trasformazione, liberarti proprio da vecchi schemi, diciamo, emotivi per radicarti, diciamo, nel tuo scopo, e manifestare il tuo potenziale più elevato. E ora passiamo per te, amico del segno del Leone. Come andrà la tua settimana a livello esoterico? Diciamo, quali influenze ci sono nella settimana? Vedremo che c'è un coraggio e l'illuminazione interiore attraverso questa settimana che andrà dal 21 al 27. Il tuo governatore planetario è il Sole, è simbolo anche dove manifesta proprio, diciamo, illumina la tua identità, ma è simbolo anche del grande cuore Sole centrale, tuo governatore esoterico, quindi diciamo, una nota, anzi diverse note maggiori rispetto alla materia densa della Terra e si manifesta questa energia proprio nella volontà interiore, ti spinge proprio a brillare nella tua verità ed esprimere il tuo potere personale con coraggio. E il sole ti invita anche a essere un faro di luce per gli altri, ad avere fiducia in te stesso e a perseguire con determinazione il tuo scopo divino. Diciamo, come governatore planetario, il Sole ti aiuta a manifestare il tuo potenziale più alto attraverso l'azione consapevole, ma anche l'autoaffermazione e in sintesi come essenza del cuore centrale del governatore esoterico, cioè rappresenta proprio la tua missione spirituale e ti guida, diciamo, a vivere in sintonia con la tua anima, alla ricerca proprio della tua verità più profonda. Diciamo, questa manifestazione del grande cuore del Sole centrale ti spinge con la sua energia a cercare lo scopo più profondo e la verità della tua essenza interiore, mentre i raggi di manifestazione che abbiamo a disposizione come espansione, il primo raggio della volontà, della determinazione sotto la direzione del primo raggio
esotericamente parlando è Vulcano, ma metafisicamente parlando è al primo raggio azzurro dell'arcangelo Michele. Quindi sono strettamente intrecciati con la volontà, la determinazione, il coraggio nell'autoaffermazione di te stesso come messaggio anche del grande cuore del sole centrale come essenza divina, quindi uno scopo più elevato, mentre abbiamo dei raggi di manifestazione anche del quinto raggio. Quinto raggio è proprio associato alla verità, alla consacrazione, alla guarigione, alla conoscenza, quindi alla creatività, anche all'arte, è associata al quinto raggio dei medici del cielo. Vediamo un attimino come qual è l'influsso, lo capiamo già da soli, quindi la guarigione concreta attraverso la conoscenza e vincendo la volontà, quindi dell'autoaffermazione, usando la volontà proprio per portare, diciamo, a uno scopo più spirituale, quindi divino, come richiede l'elevazione animica, diciamo, del nostro percorso di vita sulla Terra. E ora passiamo ai transiti dei celesti, ma con un apporto esoterico dei raggi di espansione. Vediamo che Giove in Gemelli apporta Giove, espande il secondo raggio della saggezza e della comprensione, quindi avremo un influsso maggiormente predisposto anche alle idee, diciamo anche creative, diciamo, alla saggezza, all'illuminazione. Non a caso nella seconda sfera giallo-dorata prendono forma le idee che poi dovranno essere sviluppate nella materia concreta, mentre Urano nel Toro come transito celeste espande esotericamente il settimo raggio della liberazione, della trasformazione. Urano ti spinge ad abbracciare il cambiamento, e mentre il Sole in Toro è, diciamo, è fortemente connesso con il cuore centrale del Sole, come parlavamo prima, influenzano proprio la tua missione divina e dove ti invita a manifestare il tuo vero scopo e a radicarti in tutto quello che è veramente importante per te, stabilendo una connessione solida con il tuo essere interiore. Mentre Mercurio e Nettuno con transiti celesti nel segno dell'Ariete, esotericamente parlando, apportano Mercurio, apporta il quarto raggio bianco, quindi un'espansione, un'intelligenza creativa dell'ascensione e della liberazione, dove c'è questa spinta, mentre Nettuno che espande il sesto raggio stimola proprio la devozione e anche l'intuizione. Quindi ti invita a connetterti con dimensioni spirituali proprio più alte a scopo divino. Mentre il messaggio esotericamente parlando sia dei transiti celesti come raggi di espansione e i tuoi diciamo governatori planetari, vediamo il messaggio in sintesi come sarà per la settimana. Questa settimana, amico del leone, sei chiamato a riscoprire la tua forza interiore e ad esprimere proprio il tuo potenziale con coraggio. Con il sole governatore planetario dove illumina la tua identità, la tua immagine che tu rimandi al mondo e quindi la tua autenticità nel brillare nelle tue verità, mentre il cuore del sole come essenza, come governatore esoterico, ti connette alla tua missione divina e ti incoraggia a vivere, diciamo, con la tua essenza più pura, che può illuminare te stesso, ma essere anche come un faro, anche per gli altri, come servizio all'operatore, della luce. Mentre Giove in Gemelli, qui, illumina, astrologicamente parlando, Giove in Gemelli e Giove esoterico che espande il secondo raggio, diciamo, ti aiuta nella saggezza, nella comprensione, nell'apprendimento, diciamo, anche delle cose, delle idee che tu vuoi coltivare,
mentre Urano nel Toro astrologico e esotericamente invece parlando, Urano espande il settimo raggio, ti invita a liberarti dalle vecchie convinzioni e a trasformare la tua vita in modo radicale. Quindi sei chiamato un po' a radicarti nel tuo scopo e agire con determinazione per manifestare quello che tu desideri veramente, ma anche a livelli più elevati, un livello superiore, animico, più alto come vibrazione a livello dell'anima. E passiamo ora per te, amico della Vergine, come sarà la tua settimana che va dal 21 al 27. Esotericamente parlando con i governatori planetari, il governatore esoterico, i raggi di manifestazione, ma anche i raggi di espansione dei transit celesti che sono associati esotericamente a determinati raggi. E infine il messaggio esoterico. Passiamo allora alla prima cosa, che Mercurio, il tuo governatore planetario, è associato, diciamo, al quarto raggio, è il raggio, diciamo, che apporta un'intelligenza creativa, ma Mercurio apporta anche la comunicazione e questa energia ti spinge a cercare la comprensione e l'armonia nelle tue, diciamo, relazioni quotidiane, specialmente nella comunicazione come è. E quindi ti aiuta a vedere con chiarezza e precisione, sviluppando anche le capacità, diciamo, analitiche e mentali anche elevate, come influsso del quarto raggio. Questa influenza ti invita a portare ordine nel caos, promuovendo proprio l'efficacia della tua vita. Mentre la Luna, come tuo governatore esoterico, che rappresenta l'anima, c'è la tua connessione con una dimensione profonda e interiore. Questo influsso della Luna, governatore esoterico, ti spinge a riconoscere e a integrare le tue emozioni, agendo da guida nel tuo percorso spirituale. Questo influsso ti invita a curare il tuo mondo interiore e a lavorare sull'integrazione tra la mente e il cuore. La luna favorisce l'intuizione e il ritiro e promuove la comprensione attraverso l'ascolto interiore, mentre i raggi di manifestazione che sono comunicamente legati a Giove, il secondo raggio, e a Nettuno, il sesto raggio, prendono proprio una particolare importanza per te. Quindi Giove abbiamo in gemelli astrologicamente parlando, ma esotericamente parlando espande il secondo raggio, dove ti aiuta ad avere saggezza, discernimento, illuminazione, apprendimento, quindi una certa comprensione maggiore di di queste cose che tu devi, come dire, affrontare nel quotidiano e ti porta anche un forte desiderio di esplorare nuove idee e di ampliare la tua visione del mondo. Questa energia favorisce la tua crescita spirituale, ma anche a livello mentale e aumenta la tua capacità di vedere un po' il quadro generale e di affrontare le sfide, ma con una prospettiva più alta, quindi di elevazione spirituale. Mentre passiamo al sesto raggio, che è il sesto raggio comunque associato al raggio di manifestazione del tuo segno, è profondamente legato associato al sesto raggio, quindi sotto la direzione, diciamo, dell'influsso di Nettuno, che attualmente si trova nel segno dell'Ariete, ma esotericamente parlando, come il raggio di manifestazione è il sesto raggio, dove ti invita a seguire l'intuizione, portando della spiritualità e una visione mistica della tua vita, quindi un nuovo idealismo che devi apportare con fede e con devozione. Mentre l'essenza
diciamo, degli altri pianeti nel transito celeste, ma esotericamente parlando sono associati ad altri segni, come esempio Urano in Toro, astrologicamente parlando, è associato Urano al settimo raggio, quindi alla liberazione, alla trasformazione, è associato all'ordine divino, alla magia cerimoniale, quindi un'alchimia spirituale, mentre il Sole che è in Toro espande esotericamente parlando, è associato al cuore centrale del Sole, dove favorisce la tua missione di vita come impulso e come il radicamento della tua essenza. Il Sole ti aiuta a radicarti nel presente, manifestando, diciamo, l'energia in maniera stabile e potente. E ora passiamo al messaggio esoterico per te, amico della Vergine. Questa settimana sei chiamata a riscoprire la tua capacità di purificare e di portare ordine, diciamo, nel caos, non solo nel mondo esterno, ma soprattutto all'interno di te. Diciamo, come con Mercurio, come governatore planetario, l'energia mentale è potente, diciamo, è capace di analizzare, di comprendere, comunicare con chiarezza, ma Mercurio apporta anche come influsso questa intelligenza creativa che tu puoi adoperare anche nella vita, mentre diciamo la Luna come governatore esoterico ti guida verso un lavoro profondo con le tue emozioni e anche il tuo subconscio, ti aiuta a connetterti col tuo mondo interiore per comprendere meglio te stesso, diciamo, e a esplorare il tuo cammino spirituale. La luna ti aiuta a sviluppare una forte intuizione che ti guiderà proprio nel percorso di purificazione e anche il servizio, mentre Giove ti aiuta a espandere la tua mente con saggezza, mentre Urano in Toro ti stimola proprio a liberarti da vecchie convinzioni e dove apre delle strade a una nuova crescita più autentica. La missione questa settimana diventa molto più chiara, portandoti a radicarti proprio nel presente, ma ad agire anche con determinazione. E ora passiamo per te, amico della bilancia, come sarà il tuo oroscopo a livello esoterico con i governatori planetari esoterici e i raggi di manifestazione e il messaggio esoterico. Questa settimana che va dal 21 al 27 ci sarà proprio un equilibrio tra il cuore e la mente, mentre il tuo governatore planetario rappresenta il quinto raggio, quindi il raggio della concretezza, diciamo della scienza, della verità, consacrazione, ma anche della guarigione, associato al raggio verde dei medici del cielo, ma anche legato anche all'arte, alla musica, quindi all'armonia e all'affettività. Questo influsso ti spinge a cercare bellezza e armonia nelle relazioni e nell'ambiente che ti circonda. Questo influsso ti aiuta anche a manifestare l'amore in modo pratico e tangibile, sia nella vita personale che anche in quella sociale. Ti invita a coltivare la bellezza interiore ed esteriore e nell'aprire il cuore agli altri, mentre il tuo governatore esoterico è Urano e quindi è associato al settimo raggio dell'ordine cerimoniale, della magia divina, dell'alchimia spirituale e è il raggio della liberazione, della trasformazione. Urano ti spinge a rompere con le convenzioni e a cercare un approccio unico e originale alla vita. La sua energia favorisce l'innovazione e la riforma, diciamo, al cambiamento radicale, sia anche nelle tue convinzioni che anche nelle modalità di vita. Ti aiuta a integrare certe limitazioni nuove, cioè a limitare, a liberarti dalle limitazioni, diciamo, stagnanti e
e a seguire la tua vita con autenticità. Mentre i raggi di manifestazione abbiamo Urano che è associato, Saturno, scusate, è associato al raggio rosa dell'amore incondizionato, ma è anche dove apporta delle strategie vincenti per poter, diciamo, vincere nelle soluzioni dei conflitti e la risoluzione del conflitto ritrovando l'armonia come raggio di espansione. Mentre vediamo l'espansione dei raggi, dei transiti celesti, diciamo astrologicamente parlando. Giove si trova nel segno dei gemelli, ma esotericamente parlando espande il secondo raggio della saggezza e della comprensione. Qui ti spinge in questa settimana questo influsso a esplorare nuove idee e aprire la mente e vedere il mondo da una prospettiva un po' più ampia, più saggia, più illuminante. Mentre Marte, che si trova nel segno del Leone, quindi non è un pianeta sacro, però c'è il Leone che rappresenta il cuore essenza dell'essenza proprio del grande sole centrale, ma Marte è associato anche al primo raggio della volontà, del potere, che stimola l'azione e il desiderio di realizzare i tuoi obiettivi con determinazione e forza. Mentre la grande essenza del Sole in Toro, astrologicamente parlando, è associata proprio esotericamente al cuore centrale del Sole, dove ti aiuta a radicarti nella tua missione spirituale e a vivere in armonia con te stesso e gli altri. Vediamo il messaggio esoterico per la settimana per te, amico della bilancia. Sei chiamata a trovare un equilibrio tra la mente razionale e il cuore, guidata dalla saggezza, diciamo, e anche dalla forza di Urano per determinare questo cambiamento a livello spirituale. Urano ti spinge a esplorare nuovi orizzonti, a liberarti dalle convinzioni e a seguire il tuo cammino, diciamo, originale. Questo influsso ti aiuta a fare dei cambiamenti significativi a livello spirituale e a rompere con ciò che non ti serve più. Mentre Venere, tuo governatore, diciamo, planetario, ti spinge a portare alla concretezza questi cambiamenti e alla guarigione, perché il quinto raggio è associato anche alla guarigione. Mentre con il terzo raggio, che è il raggio di espansione, di manifestazione, legata proprio a Saturno dell'amore incondizionato, apporta questa intelligenza, diciamo, pratica, dove viene offerta la capacità di trovare delle strategie vincenti per portare avanti i propri progetti e quindi poterli perseguire in maniera concreta e portarli verso il successo. Mentre gli altri transiti, diciamo, generali, astrologici, dove Giove in Gemelli espande il secondo raggio e aiuta ad espandere la visione con saggezza e determinazione, mentre Marte in Leone ti incoraggia a perseguire, diciamo, i tuoi obiettivi con coraggio. In questo periodo l'invito è vivere con un equilibrio, a promuovere l'armonia nel tuo ambiente e fare scelte che siano allineate con il tuo cuore e la tua missione più elevata a livello spirituale. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione, trasformazione e potere interiore. Il tuo governatore planetario è Marte, diciamo, è anche esoterico, quindi il raggio dell'azione non è un pianeta sacro. Questa energia infonde proprio un desiderio irresistibile di cambiamento e di trasformazione. Marte è il pianeta che ti guiderà proprio verso un forte impulso ad agire
la determinazione e la forza interiore proprio per perseguire i tuoi scopi. L'influsso ti sprona a mettere in pratica le tue intenzioni con audace e coraggio, affrontando qualsiasi sfida che si presenti nel tuo cammino. La doppia influenza di Marte come governatore planetario ed esoterico amplifica diciamo, la tua capacità di manifestare il tuo potere interiore e la tua energia si concentra proprio sulla trasformazione profonda e sulla liberazione delle vecchie strutture che non ti servono più. Marte ti aiuta anche a rinnovare te stesso e a reagire con forza proprio di fronte anche alle difficoltà. Mentre il raggio di espansione è proprio il quarto raggio di Mercurio che apporta un'intelligenza creativa, quindi una capacità superiore di ascoltare, diciamo, anche gli altri e attraverso l'intelligenza, diciamo, superiore, creativa, hai la capacità di inquadrare in un certo qual modo tutte le situazioni che diciamo, che ti si presentano. Mentre passiamo all'energia dei transiti celesti associati invece esotericamente parlando ai raggi di espansione. Nel loro influsso e intreccio abbiamo in più un apporto, un supporto, diciamo, maggiore nell'affrontare la settimana. Giove in gemelli, astrologicamente parlando, è associato al secondo raggio di espansione. Quindi abbiamo a disposizione questa settimana la saggezza e la comprensione come influsso di espansione di Giove, dove si può ampliare l'apprendimento, ma anche la saggezza e il discernimento. Mentre il Sole in Toro, astrologicamente parlando, porta l'energia proprio del cuore centrale del Sole a livello esoterico che ti aiuta proprio a connetterti con la tua missione più profonda, rendendoti proprio consapevole dei tuoi obiettivi spirituali, ma anche materiali. Mentre Marte nel segno del Leone, astrologicamente parlando, diciamo, stimola proprio come espansione il primo raggio della volontà, del potere, della determinazione, dove puoi prendere in mano la tua vita e manifestare la tua volontà. E ora passiamo al messaggio esoterico, diciamo in sintesi. Questa settimana, amico dello Scorpione, sei chiamato ad entrare proprio in un profondo periodo di intensa trasformazione. La duplice influenza di Marte, come ho già detto prima, che è tuo governatore planetario ma anche esoterico, ti invita a utilizzare la tua forza interiore per affrontare delle sfide e superare gli ostacoli. È il momento di riscoprire proprio il tuo potere personale e di agire con determinazione verso i tuoi obiettivi più elevati. Inoltre abbiamo il quarto raggio di manifestazione diciamo di espansione legato al tuo segno attraverso l'intelligenza creativa, diciamo che è associata esotericamente anche a Mercurio, hai la capacità e si accentua la tua capacità di armonizzare, di integrarsi con le forze che ti circondano, in modo da creare un equilibrio tra il mondo interiore ma anche quello esterno. Quindi per avere una diciamo una trasformazione profonda e per superare le fasi, diciamo, avverse. Mentre con Giove in gemelli, esotericamente parlando, associata al secondo raggio di espansione, hai una capacità anche di usare la saggezza di Giove, hai la capacità di usare l'apprendimento, quindi di imparare anche delle cose nuove, delle nuove idee per poterle mettere in pratica, mentre Marte, sempre anche in Leone, ti dà una spinta superiore, essendo Marte in Leone, esotericamente parlando, è associato al cuore del grande Sole centrale, quindi una volontà e un potere proprio interiore, ma che viene dall'alto. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario.
come andrà esotericamente parlando la tua settimana dal 21 al 27. I raggi, diciamo, di espansione, di manifestazione, sia oltre ai governatori planetari e esoterici che sono legati a dei raggi di manifestazione. E poi il messaggio esoterico e inoltre anche l'energia che abbiamo a disposizione con i transiti celesti, ma associati a livello esoterico come raggi di manifestazione. Passiamo Giove, che è tuo governatore planetario, agisce proprio attraverso il secondo raggio, il raggio della saggezza, dell'intelligenza e dell'espansione. Questa energia ti spinge proprio a cercare la verità, ampliare i tuoi orizzonti e a esplorare anche delle nuove conoscenze. Mentre il governatore esoterico è la Terra, quindi come governatore esoterico, diciamo, c'è la tua missione sulla Terra, ovvero quello che tu apprendi lo devi, come dire, trascrivere, riportare sul pianeta Terra, ok? Quindi questo ti permette di radicare comunque le tue idee e intuizioni con un contesto, diciamo, concreto, favorendo la connessione tra il mondo spirituale e quello materiale. La Terra ti guida a cercare l'equilibrio e la stabilità, manifestando le tue visioni in modo pratico e concreto. Mentre diciamo abbiamo anche dei raggi di manifestazione legati anche al tuo segno, amico del Sagittario, e legati anche a Giove. Infatti Giove manifesta anche, diciamo, i raggi 4, quinto e 6, rispettivamente dell'intelligenza creativa, associata anche, diciamo, anche a Mercurio, Venere associata al quinto raggio, quindi della concretezza, della guarigione, della verità, consacrazione, ma anche il sesto raggio che è legato proprio alla devozione, all'idealismo e anche alla guarigione attraverso la fede. E ora vediamo proprio anche l'influenza dei pianeti a livello celeste, i transiti planetari, come sono associati esotericamente, diciamo anche all'energia, diciamo come intreccio nel corso della settimana. Giove, che si trova in Gemelli, chiaramente anche tuo governatore planetario, dove si manifesta attraverso il secondo raggio e apre proprio le porte alla saggezza e alla comprensione, apre le porte anche al discernimento, quindi alle idee illuminanti, mentre Martin Leone, che astrologicamente parlando, ma come dire, esotericamente parlando, diciamo del grande, dall'essenza del grande sole, diciamo sole centrale, apporta, diciamo, questa energia dove ti invita a trovare il giusto equilibrio tra il mondo fisico e quello spirituale, illuminando proprio la vera essenza interiore, a riscoprire anche, diciamo, la verità. Mentre Saturno e Venere, astrologicamente parlando, sono nel segno dei pesci, mentre esotericamente parlando sono associati al terzo raggio, quindi a un'intelligenza pratica dell'amore incondizionato e a una guarigione, diciamo, profonda, concreta, nel ricercare la propria verità e guarigione attraverso la concretezza. Quindi questa influenza esoterica di Saturno e Venere nei pesci, abbiamo maggiore disposizione a queste energie come aiuto. E ora passiamo a livello al messaggio esoterico. Questa settimana, amico del Sagittario, sei chiamato ad espandere la tua consapevolezza in modo armonioso ma anche pratico. Giove, tuo governatore planetario, ti offre l'opportunità di esplorare nuove dimensioni di saggezza e conoscenza, mentre l'influenza del secondo raggio favorisce proprio l'apertura mentale
la saggezza, il discernimento, l'illuminazione e l'apprendimento di cose più elevate a livello spirituale, mentre diciamo la terra ti invita a riportare quello che tu apprendi come missione dell'anima proprio nel tuo governatore esoterico. Inoltre abbiamo già detto come i raggi quarto, quinto e sesto, come raggi di manifestazione, ti chiamano proprio a trovare l'armonia tra i vari aspetti della vita. Eh, Vediamo di trovare la guarigione attraverso un ideale, la guarigione attraverso la fede e l'intelligenza creativa, ma ai fini di elevazione, diciamo, spirituale con saggezza, una nuova conoscenza a livello spirituale maggiormente elevato. E diciamo che questo è grosso modo il tuo messaggio esoterico e c'è ancora maggiormente Giove in Gemelli astrologicamente parlando che sempre espande il secondo raggio e alimenta il tuo desiderio di conoscenza, permettendoti di abbracciare delle nuove idee e sviluppare una visione più ampia mentre Marte in Leone, astrologicamente parlando, ti spinge ad agire con determinazione verso i tuoi obiettivi. Mentre Saturno e Venere, che si trovano nel segno dei pesci, diciamo, ti offrono questa energia di intelligenza pratica, ma anche di trovare anche la guarigione attraverso il terzo raggio e il quinto raggio, anche attraverso, diciamo, l'esplorazione dell'amore. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vediamo come sono le tue parole chiave, la disciplina e l'ascensione. Il tuo governatore planetario è Saturno e agisce proprio attraverso il terzo raggio dell'intelligenza pratica, dell'organizzazione, della disciplina. Saturno ti spinge a lavorare duramente e in modo costante, affrontando ogni sfida con pazienza e determinazione. Il suo influsso ti invita a costruire delle solide basi proprio per il futuro e a disciplinarti per raggiungere i tuoi obiettivi e applicare, diciamo, anche la saggezza pratica nella tua vita quotidiana. Vediamo anche come i raggi di manifestazione sono sotto anche l'influsso di raggi di manifestazione, il primo raggio della volontà, del potere, della determinazione, quindi del coraggio di portare avanti diciamo, le proprie potenzialità per passare all'azione attraverso un'intelligenza pratica, diciamo, di Saturno che è governatore planetario e anche governatore esoterico, quindi ha un'influenza veramente molto forte. Saturno che struttura con disciplina, ma abbiamo anche il raggio di manifestazione che è del settimo raggio dell'ordine divino, dell'alchimia spirituale, quindi una trasformazione è molto, diciamo, questi influssi spingono, diciamo, al cambiamento attraverso un'intelligenza pratica, la struttura, attraverso la disciplina, il duro lavoro con sano distacco e la giusta ambizione, spingono anche verso degli ideali, molto più elevati. E ora passiamo ai transiti celesti ma riportati al linguaggio esoterico con l'associazione dei raggi. Vediamo che Saturno nei pesci, astrologicamente parlando, rafforza l'influenza proprio del tuo terzo raggio, che è anche il tuo governatore esoterico e planetario e porta, diciamo, una maggiore attenzione all'equilibrio tra il mondo materiale e quello spirituale. In questo periodo hai la possibilità di lavorare molto con la tua disciplina interiore, ma radicando la tua spiritualità in una realtà concreta, pratica,
permettendoti a queste energie di sostenerti nella tua crescita e trasformazione. Mentre Marte il Leone, astrologicamente parlando, stimola proprio il raggio della volontà, dell'iniziativa, ma anche della determinazione di affrontare tutte queste cose, trasformazione con coraggio e grinta. Mentre Venere in pesci e Saturno nei pesci, rispettivamente nel segno dei pesci, astrologicamente parlando, esotericamente invece parlando, ti incoraggiano a trovare un equilibrio tra il desiderio di successo materiale e il bisogno anche di un'unione spirituale. Questo è un momento favorevole per integrare l'energia di Saturno con la tua ricerca di amore e di armonia interiore. E ora passiamo al messaggio esoterico. Questa settimana, amico del Capricorno, sei chiamato a lavorare con disciplina ma anche con determinazione. Il doppio influsso di Saturno, sia come governatore planetario ed esoterico, ti porta a costruire con maggior concentrazione diciamo, una solida base sia nelle tue azioni quotidiane che nel tuo cammino spirituale. Saturno, attraverso il suo terzo raggio, l'intelligenza pratica e anche dell'amore, ti invita a essere paziente e perseverante mentre ti avvicini ai tuoi obiettivi, ma senza perdere di vista la saggezza pratica. I raggi di manifestazione, il primo raggio che è governato, diciamo, della volontà, del coraggio e della determinazione, è maggiormente apportato e associato anche da Marte il Leone, dove Marte non è un pianeta sacro, ma porta la grinta, e il Leone è associato al cuore dell'essenza e insieme ti spingono proprio ad agire con forza di volontà e determinazione, mentre il raggio di manifestazione del settimo raggio ti permette di integrare la tua crescita spirituale con il mondo materiale, portando equilibrio e armonia. Questa è una settimana ideale per affrontare qualsiasi ostacolo con la giusta attitudine. L'energia di Saturno ti spinge a prendere delle decisioni concrete, rafforzando la tua capacità di superare le difficoltà con perseveranza. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Come va la tua settimana esoterica? Con quali energie intrecciate agli influssi celesti per questa settimana che va dal 21 al 27. Parleremo del governatore planetario, i raggi di espansione, ma anche il governatore esoterico. Vediamo un attimino, le parole chiavi sono espansione e liberazione, mentre il tuo governatore planetario, che è associato al settimo raggio, diciamo il raggio della manifestazione, della liberazione legato all'alchimia divina, spirituale, quindi a una realizzazione, questo raggio porta innovazione, cambiamento, ma anche liberazione, dove ti spinge a rompere con le convinzioni e a cercare nuove strade. Urano, appunto il tuo governatore planetario, ti aiuta a superare gli schemi limitanti e a connetterti con la tua vera essenza e a perseguire il percorso di crescita che segue, che è un percorso che non è molto convenzionale. È il momento di abbracciare il cambiamento con una forza, diciamo, di evoluzione, mentre Giove, che è il tuo governatore esoterico, agisce attraverso il raggio della saggezza divina e dell'amore incondizionato, anche dell'illuminazione, dell'apprendimento, portando proprio una conoscenza sempre maggiore e un maggiore discernimento anche, ovviamente. Ci spinge proprio verso la crescita spirituale, aiutandoti a espandere proprio la comprensione del mondo, a integrare una visione più ampia della realtà. La sua influenza, chiaramente Giove come un pianeta benefico, apporta abbondanza e fortuna, ma anche una profonda connessione con il divino, mentre
i raggi di espansione che sono legati proprio alla concretezza, alla verità, alla consacrazione, quindi alla scienza, alla conoscenza, ma legati anche all'arte, alla musica, aggiungono proprio questa energia per portare alla concretezza, ma anche alla guarigione. E ora vediamo a livello, come dire, i pianeti, gli intrecci celesti, come possono influenzare anche esotericamente, apportando, diciamo, anche un'energia maggiore. Urano, che è il tuo governatore planetario, diciamo, apporta l'energia del settimo raggio, come abbiamo già visto, quindi spinge ancora maggiormente a liberarti da certi schemi e raggiungere con saggezza per poterti arrivare alla guarigione non solo di te stesso, ma anche a una guarigione, diciamo anche a livello collettivo. E passiamo al livello, il messaggio esoterico. Questa settimana amico dell'Aquario, sei chiamato a vivere il cambiamento e l'espansione in modo profondo. Urano ti spinge ad abbracciare l'innovazione e la libertà, mentre Giove ti guida verso la conoscenza, la saggezza, ma anche verso l'illuminazione e verso un ulteriore apprendimento. Sempre Urano ti aiuta a manifestare la tua visione personale del mondo, integrandola con quella collettiva, mentre diciamo Giove, il raggio associato a Giove, espanderà la tua coscienza spirituale, invitandoti a diventare una forza di guarigione e comprensione anche nel mondo, diciamo, a livelli superiori. Questa settimana l'accento sarà posto sul liberarti da tutto ciò che ti limita per permetterti di manifestare la tua essenza autentica. L'influsso di Giove porta abbondante opportunità, delle abbondanti opportunità di crescita, sia a livello spirituale ma anche intellettuale, e ti spinge anche a esplorare nuovi orizzonti. Ascolta il tuo cuore e segui la tua intuizione, poiché la tua saggezza interiore ti guiderà verso un cammino di evoluzione. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Come sarà la tua settimana esoterica dal 21 al 27 aprile? Vedremo il governatore planetario, l'esoterico e i raggi di espansione, poi anche gli intrecci, diciamo, a livello planetario celeste, come per avere una visione, diciamo, completa, ed infine il messaggio esoterico. Le parole chiave in questa settimana, amico dei pesci, è trasformazione e anche illuminazione. Il tuo governatore planetario è Nettuno, che opera attraverso il sesto raggio, il raggio della devozione, ma anche dell'idealismo. Questo raggio ti aiuta ad avere una profonda connessione spirituale e la ricerca della verità interiore. La tua sensibilità ed empatia sono particolarmente accentuate e Nettuno ti guida verso l'illuminazione interiore, dove ti spinge a riconoscere la sacralità della vita in ogni sua forma. È il momento di immergerti nelle acque profonde della tua anima e di lasciarti guidare dall'intuizione divina. Plutone è, come dire, non è, come governatore esoterico, non è un pianeta sacro, ma ti sprona, diciamo, al cambiamento, alla trasformazione profonda proprio della psiche, aiutandoti a rilasciare delle vecchie paure e limitazioni per fare spazio a una rinascita spirituale. Questa è una settimana in cui ti verrà chiesto di affrontare la tua oscurità interiore per poi emergere, diciamo, rinnovato, più forte e consapevole. Plutone è la forza che ti guida nel processo di guarigione e di purificazione.
mentre i raggi di manifestazione sono legati a Giove, che astrologicamente parlando si trova nel segno dei gemelli, ma esotericamente anche parlando apporta maggiore saggezza e comprensione e illuminazione nella seconda sfera gialla dorata. Infatti è lì dove le idee prendono forma, però si devono coltivare con, diciamo, con l'altro raggio di manifestazione, con l'ideale, la devozione e la guarigione anche attraverso la fede. Infatti il secondo e il sesto raggio sono, come dire, associati alla, come dire, alla concretizzazione finale, alla guarigione attraverso la fede del sesto raggio, ma anche l'illuminazione spirituale del secondo raggio, che sono i raggi di manifestazione. E vediamo come Plutone e Nettuno, il transito, diciamo, i transiti planetari, come possono influenzare maggiormente ancora questa situazione. Eh, Nettuno, che è tuo governatore planetario, porta l'energia del sesto raggio accentuando la tua connessione spirituale e l'amore incondizionato, quindi la guarigione attraverso la fede. Questa influenza ti invita a sintonizzarti proprio sul piano astrale e a connetterti con il divino in ogni aspetto della tua vita quotidiana. È il momento di seguire il richiamo della tua anima e di sviluppare proprio una visione più elevata della realtà. Mentre Plutone, che è tuo governatore esoterico, amplifica l'influenza della volontà, della trasformazione a livello, diciamo, radicale, proprio dell'essenza dell'anima, dove ci si deve liberare da vecchie, chiamiamole ossessioni, che possono essere anche inconsce, diciamo, nella vita, per poterle liberare. Inoltre abbiamo l'espansione dei raggi di illuminazione, come avevo già detto prima, dell'illuminazione della saggezza, ma avremo anche maggiormente anche la devozione, l'idealismo e anche la guarigione attraverso la fede, quindi queste energie che ci accompagnano proprio nella, diciamo, nel corso della settimana. Come messaggio esoterico, il amico dei pesci, questo processo di trasformazione e illuminazione è proprio il centro del tuo cammino. Nettuno ti invita a connetterti con il divino, ma a fidarti anche della tua guida interiore, mentre Plutone ti spinge a lasciare andare le energie passate che non ti servono più. La trasformazione, diciamo, profonda che vivrai è necessaria proprio per avere il risveglio spirituale. Il sesto raggio, inoltre, come raggio di manifestazione, ti guida verso l'amore, diciamo, incondizionato, avere un ideale, una devozione a livello elevato, mentre il secondo raggio apporta sempre come manifestazione, apporta una maggiore saggezza, illuminazione, apprendimento e maggiore discernimento. Quindi questa settimana si è aperto alla trasformazione interiore che sta avvenendo. Le difficoltà potrebbero apparire, diciamo, come ostacoli, ma in realtà sono occasioni di crescita che spingono proprio all'evoluzione. Lascia quindi che l'energia di Plutone ti aiuti a superare i limiti imposti e a rivelare la tua vera essenza. Quindi come messaggio finale un po' per tutti i segni, dobbiamo affrontare la trasformazione con coraggio ed apertura e lasciare che la nostra anima guidi il cammino proprio verso l'illuminazione. Questo nel senso generico proprio del termine, a elevazione spirituale con saggezza sono delle qualità divine che noi dobbiamo sviluppare proprio come missione dell'anima, diciamo,
nella dimensione terra in questa materia densa. Con questo era tutto, vi aspetto al prossimo oroscopo esoterico e vi ringrazio per aver partecipato. Lasciate nei commenti se vi ritrovate nel segno oppure se trovate qualche, diciamo, qualcosa che non capite, scrivete nei commenti. Unisciti alla nostra community e di crescita spirituale ed iscriviti al canale per ricevere altre informazioni e spunti di riflessione. Il viaggio verso il nostro vero sé inizia ora. Un arrivederci a presto da Caterina e che le stelle possano illuminare il nostro cammino. Un arrivederci a presto a tutti. Ciao!